E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video nel quale vedremo una bicicletta elettrica super illegale. La bici in questione è la Lankele Easy X3000, una bici con un telaio pieghevole, ma non la definirei proprio una bici pieghevole, appunto perché il telaio si piega solo per estrarre la batteria. Il prezzo a pieno è 2.400 euro, ma si trova anche a meno. In questo momento 2.200 euro, ma se mi concedono un coupon sconto ve lo lascerò in descrizione. Per questo prezzo online non si trovano bici con queste prestazioni ed un doppio motore. Bici da usare assolutamente in luoghi chiusi al traffico o spazi privati. Ora sigla e poi andiamola a vedere subito più da vicino. Il telaio è in alluminio 60-61. Abbiamo una forcella anteriore da 120 mm di escursione a molla e una sospensione posteriore ad aria. Il peso complessivo della bici è 37 kg, non un peso piuma, ma il doppio motore e la possente batteria non aiutano. Il peso massimo supportato da questa bici è 180 kg, quindi si può caricare un sacco. È disponibile in due colori, arancio nero o tutta nera. Entrambi i motori, che sono posti sia al mozzo all'anteriore che sul posteriore, sono da 48 volts con una potenza da 1000 watt l'uno e riescono a sviluppare una coppia massima di 95 Nm. Il display è un LCD a colori con possibilità di monitorare la velocità, distanza di viaggio, batteria residua, livello di assistenza ed altri parametri. La batteria è da 48 volts 20 A con celle Samsung 21700 e non le classiche 18650. Il caricabatterie fornito in dotazione è da 3 A. I cerchi sono classici fat bike, quindi belli grossi, con copertoni Chaoyang da 20x4. I freni sono a disco idraulici sia all'anteriore che al posteriore, con un diametro del disco da 180 mm in entrambi i motori. La trasmissione è a 7 velocità, troviamo un manettino, un pacco pignoni ed un deragliatore, tutto marchiato Shimano, mentre la catena è una KMC. Come accessori già compresi e montati sulla bici abbiamo il portapacchi con un peso massimo sopportabile di ben 24 kg, parafanghi sia all'anteriore che al posteriore ed il cavalletto laterale. La luce anteriore è ben integrata e sembra quella di una moto. Se andate in giro sulle piste ciclabili così, fra il manubrio, ruote grosse e questo faro vi scambieranno per dei motorini. Parlo per esperienza. L'autonomia dichiarata va dai 50 km in full elettrico senza pedalare a 130 km con la sola assistenza alla pedalata e limitata a 25 km all'ora. Come sempre le variabili che influiscono sull'autonomia della bici elettrica sono moltissime. Il peso dell'utilizzatore, la pressione delle gomme, eventuale dislivello, il tipo di terreno, se sterrato o asfalto, e anche la temperatura. Ma ora basta parlare, andiamo a vederla subito sul campo. Allora iniziamo subito a guardarla un attimino così. Vi faccio solo notare questo dettaglio, che sono dei fori per poter regolare la sospensione o più bassa o più alta in maniera tale da alzare e abbassare la bici. Questo perché la sella, il fuorisella che c'è in questo momento è il massimo. Questo è proprio il limite. Quindi più di questo la sella non si può far uscire. Questa è l'altezza massima del manubrio, che comunque sia una piega molto alta. Come solito ci vuole una chiave per l'accensione e spegnimento e anche l'estrazione della batteria. La sospensione ad aria, quindi va gonfiata con la pompetta apposita per le sospensioni ad aria, mentre la forcella si può azzerare completamente e bloccarla in maniera granitica, si blocca proprio fisicamente, oppure regolare il precarico. Ovviamente il doppio motore spinge, che è una bomba. Adesso proveremo questa bici nella modalità legale, tra virgolette. Vi faccio vedere anche come si accende la bici. Ovviamente si accende col pulsante di accensione.
fa il solito check da 1 a 9 e da 9 a 0. Qua mi dà le varie modalità, col più passo in modalità che sono in totale 5, col meno diminuisco le modalità fino ad arrivare a 0, tengo premuto il meno, la bici va avanti in modalità walk, in questo caso 10 all'ora, che è veramente tanto, e si può annullare questa modalità frenando. Come avete potuto vedere, la modalità si è annullata. Le luci si accendono con il pulsante di accensione delle luci e anche la luminosità del display diminuisce, e come vedete è veramente potente. La luce posteriore non è fortissima, però si intensifica quando freniamo. La trasmissione non è nulla di nuovo, è sempre quella che abbiamo visto in tutte le bici di questo tipo, soltanto che abbiamo una guarnitura con antideragliamento sia interno che esterno in alluminio e corona in metallo. Il sensore è un sensore di pedalata, quindi non di potenza né sensore di coppia, classico sensore di pedalata. C'è la possibilità di aggiungere un portaborraccia e questa bici si definisce pieghevole solo perché ha a metà una piastra per poter togliere e mettere la batteria, ma comunque sia è molto grande, non a livello di bici già viste sul canale, però comunque l'ingombro è notevole. Abbiamo un impianto, come abbiamo potuto vedere, a doppio pistoncino idraulico molto interessante, con un diametro 180 all'anteriore e al posteriore. Ora vi faccio vedere come si modificano i vari parametri della bici. Si tiene premuto il più e il meno e si entra nel menu. Il +1 è per le impostazioni della velocità, se in miglia o in chilometri all'ora. Se schiaccio il tasto più si va avanti sulla seconda impostazione, che è il diametro della ruota. La 3 è la velocità massima che la bici può raggiungere. Se voglio modificarlo, come nel nostro caso, per farvi vedere in quanto tempo raggiunge 25 all'ora, devo schiacciare info ed è una conferma, e col più e il meno posso aumentare o diminuire la velocità. Nel nostro caso metto 25, dopodiché schiaccio di nuovo info e va sulle altre modalità. La 4 non è da toccare, la 5 ha 3 valori, 0, 1 e 2. 0 vuol dire che l'assistenza che riceverete è l'assistenza data solo dalla pedalata, quindi dal sensore di pedalata. La 1 invece è l'assistenza data solo con l'acceleratore. Nella modalità 2 invece si riesce a mantenere sia l'acceleratore che il sensore di pedalata attivo. Con la modalità 6 riusciamo ad impostare la potenza di erogazione, che varia da 0,0 a 0,5. Per confermare i valori aggiornati bisogna spegnere il display, ma l'importante è uscire dal parametro impostato e andare su questo. Spengo, riaccendo, come vedete l'acceleratore non c'è. Adesso andiamo subito a provarla. Come vedete qua ho single e questa è una B e sono alla modalità 1. Schiacciando il tasto più da single arriva a dual, schiacciando di nuovo il tasto più mi dà single F, cioè front. Schiaccio di nuovo il più, single B dietro. Come vedete quando freno viene fuori BR, cioè brake, e l'assistenza non funziona più. Adesso ci mettiamo qua, metto sport solo a pedalata e vado. Come vedete è molto docile. Ora mettiamo la modalità motore davanti. E siamo arrivati a 25. Il motore sull'anteriore è molto strano. Ora proviamo sempre in sport, ma col doppio motore. Proviamo. E siamo a 25. Metà dello spazio che ci mette col singolo motore. E come avete sentito anche sull'anteriore ci dà talmente tanta forza
che la ruota tende a slittare un po', l'anteriore non ha abbastanza grip, quindi bisogna mettersi un po' in avanti come si fa con le moto. Ora direi di cambiare le impostazioni, visto che siamo in un luogo tra virgolette chiuso al traffico. Impostiamo un bel 50 all'ora, tanto oltre non riesce ad andare, e confermiamo con la I. Poi andiamo sulla 5, confermiamo e mettiamo 2, che vuol dire che sia con l'acceleratore che con il sensore di pedalata funziona. Proviamo, mi raccomando, sempre andare su I menu per poi confermare tutti i valori impostati, spegnere il display, riaccendere il display e adesso funziona. Proviamo a vedere. Così siamo in modalità 1, la bici sbloccata. Come vedete anche con l'acceleratore non supera questa velocità. Molto docile. Proviamo col doppio. Mamma mia che pieghe che si fa. Mamma mia. Bellissimo, bellissimo, super illegale. L'unica cosa è che ogni volta mettono gli acceleratori che non sono reattivi. Quando serve vola, bellissimo. La roba assurda è che se mi metto indietro la ruota davanti slitta troppo. Bella, assurdo. Comunque è un carro armato sta bici. Adesso a 40 all'ora sopra le buche. E anche modulabili, non me li aspettavo così modulabili. Allora, cosa vi posso dire di questa bici? È pazzesca. Se avete un terreno o fate tipo moto, quindi la volete usare sui paddock, andate in montagna, quindi non in strade aperte al pubblico, è perfetta. Per il mio modestissimo parere va benissimo per chi ha un terreno grande, va in montagna e non ha bisogno di una bici top di gamma o non è fissato col modello di bici, oppure per chi ha big money e vuole comprarsi una bici per spostarsi velocemente magari nel paddock o all'interno di una pista motocross o da strada, ecco. Secondo me questi sono gli utilizzi. Nel traffico cittadino un po' difficile controllarla, pesa abbastanza e in più non è neanche una bici da pendolare, perché ovviamente piegarla non è la stessa cosa di una pieghevole, appunto. I freni sono una bomba, la possibilità anche di impostare l'altezza da terra e la sospensione posteriore ad aria mi piace molto. Parafanghi super semplici da montare, perché era solo da montare l'anteriore, il posteriore è già montato come per il portapacchi, quindi super top. È arrivata senza nessun problema, ho solo dovuto regolare un po' la tensione del cavo del cambio, ma per il resto è stata perfetta. Adesso ragazzi torno a casa, monto il video, fa freddissimo,
Spero che il video vi sia piaciuto e ovviamente adesso i due tastini più o meno imposto la bici in modalità legale, quindi velocità metto a 29, confermo, metto solo impostazione pedalata, escludo l'acceleratore, confermo, spengo e riaccendo. Spero che questo video vi sia piaciuto e che sia stato utile. Se avete qualsiasi domanda riguardo questa bici scrivetela nei commenti, risponderò il prima possibile. Ci vediamo nei prossimi video.